Quella del Napoli 98 è una storia assurda e senza senso. Siamo nell'estate del 1997, il calcio italiano è dominato dalle leggendarie Sette Sorelle. Già reduce da un ottimo percorso in Coppa Italia sfociato nella finale persa con il Vicenza, il Napoli si affaccia alla nuova stagione con aspirazioni europee perché quella squadra aveva tutto il diritto di mirare all'Europa. Ma dopo pochi mesi quel sogno si trasformerà nel punto più basso, inspiegabile e vergognoso di tutta la storia del Napoli. Una stagione da soli 14 punti, spesso narrata con degli incredibili falsi storici. Ma quella non era una squadra di brocchi. La verità è molto più cruda. Il Napoli a novembre già aveva smesso di lottare, arrendendosi al disonore della Serie B con un'apatia che lascia senza parole. Ma quel disastro non nacque dal nulla, fu l'ultimo atto di un percorso lento, inesorabile, spietato, nato il giorno in cui Diego Armando Maradona lasciò le pendici del Vesuvio. Questo è il racconto della fine di un'era. Questa è la storia del Napoli 1997-1998, la stagione della vergogna. Come al solito, prima di iniziare il video, ti invito ad iscriverti al canale e a mettere un like. Io qua non voglio utenti che fanno numero, io qua voglio compagni di brigata, perché il nostro è un movimento che si oppone alla flaccidità del calcio moderno, che è pieno di soldi e di noia. Proprio per questa ragione ci ritroviamo su YouTube a parlare dei bei tempi che furono. Inoltre, se ti ricordi i dettagli di una stagione che ti è rimasta particolarmente impressa e che vorresti vedere qua sul canale, scrivimi, questa è la mia mail. Non ti preoccupare che ti rispondo, anche perché le storie che più mi piace raccontare sono quelle che racconto con l'aiuto degli amici del canale. Senza di voi, immaginatevi che rottura di coglioni per me sarebbe stare qua a parlare al vuoto. Ma torniamo al Napoli. Il prologo che introduce la stagione 96-97 non è facile da narrare, perché furono anni nebulosi che ancora oggi rimangono controversi. Ciò nonostante bisogna partire dall'addio di Diego Armando Maradona. Da quel momento in poi Ferlaino si trova una squadra più o meno allo sbando e aveva due strade di fronte a sé, una che puntava al ridimensionamento e l'altra che virava verso il potenziamento di una squadra che aveva comunque una buona struttura. Lui puntò su questa seconda opzione ed investì miliardi e miliardi per cercare di portare il Napoli a livello delle altre big di quello che all'epoca era il campionato di calcio più importante di tutta l'Europa e probabilmente anche di tutto il mondo. Spese quindi fior di quattrini per portare a Napoli Tern, Di Canio, Fonseca, Pari, tutti i giocatori di primissima fascia con la speranza di poter restare al vertice. Ma questa scelta non pagò, perché i risultati furono altalenanti e soprattutto Ferlaino iniziò ad indebitare il Napoli. E non solo, nel 92 ci fu lo scandalo di Tangentopoli e Ferlaino rimase implicato. Le sue aziende iniziarono a perdere soldi e lui stesso dovette decidere di cedere il Napoli ad un'altra persona e scelse per questo ruolo un finanziatore occulto del Napoli dagli anni 80 che quindi era una persona di casa, diciamo, che aveva la potenza economica per poter mantenere il Napoli ad un buon livello. Questo era Ellenio Gallo, della famiglia dei Gallo, il quale si presentò come presidente in società con Moxedano. Ma di fatto il presidente era proprio Ellenio Gallo. La notizia venne accolta dai tifosi con un discreto entusiasmo, perché avevano l'impressione che con Ferlaino il Napoli sarebbe caduto e invece con Gallo ci sarebbero state delle speranze per poter di nuovo rifiorire e poter magari vincere un altro scudetto, perché fino a pochi anni prima, fino a 5 anni prima, il Napoli primeggiava in Serie A. Ma Gallo appena arrivò a Napoli si rese conto di una cosa drammatica, ovvero che c'erano buchi da 40 miliardi nei bilanci delle casse e che bisognava ripianarli in qualche modo. Tra qualche vendita e qualche investimento intelligente, Gallo riuscì comunque a fare una squadra più che dignitosa, che tra l'altro nel 93-94 raggiunse la qualificazione UEFA con Lippi allenatore e l'anno successivo la sfiorò ad un punto dall'Inter. Ma nel 95 succede un altro patatrac societario. Infatti il Tribunale di Napoli annulla l'assemblea con cui Gallo è diventato presidente con il 93% delle quote, in quanto secondo gli atti sarebbero risultate delle pesanti irregolarità nei bilanci. E sembra che il debito del Napoli sia di nuovo di 40 miliardi di lire. Dunque, alla luce di ciò, le quote tornarono in mano a Ferlaino, ma i Gallo si difesero da questa accusa del tribunale e dissero: noi trovammo il Napoli con 40 miliardi di debito, cosa che Ferlaino invece non ha mai asserito. E nel 95, secondo i Gallo, i debiti erano soltanto di 20 miliardi. E la cosa interessante è che questi 20 miliardi erano dovuti nei confronti della GIS, Gestione Impianti Sportivi.
Ma voi direte perché è interessante? Perché la GIS non era una società terza indipendente, ma era un'altra creatura di Ferlaino, nata originariamente per gestire le infrastrutture del club. Quindi il Napoli era indebitato nei confronti di una società di Ferlaino. Cioè, tra una cosa e l'altra, il Napoli aveva dei debiti nei confronti di se stesso, debiti maturati non si sa come e non si sa quando. Questo lasciava intendere una cosa, ovvero che Ferlaino utilizzasse un sistema a scatole cinesi e vasi comunicanti per gestire le proprie aziende, le proprie società. Ma non è una cosa che faceva soltanto Ferlaino, se la faceva. Erano gli anni 90, l'imprenditoria era il Far West. Ognuno faceva come cazzo gli pareva, soprattutto quelli che avevano amici di un certo livello. No, perché molti parlano degli anni 80-90 come se fosse stata l'età dell'oro. C'era pure tanta merda. Quindi, per spiegarvi un po' meglio, c'era la possibilità che i flussi di cassa del Napoli venissero drenati tramite contratti di servizio infragruppo per coprire le perdite delle società edili ormai entrate in crisi nel post Tangentopoli. Questo poteva avvenire anche creando dei debiti artificiali in casa, come questi fantomatici 20 miliardi che Ferlaino in un modo o nell'altro doveva a se stesso. In questo modo si impoveriva la liquidità del club, che a un certo punto arrivava a non poter pagare gli stipendi e soprattutto a non poter pagare l'IRPEF. E soprattutto l'IRPEF è una cosa che segnerà anche il 2001. Andate a vedere il video se ve va, è l'altro video che ho fatto sulla retrocessione storica del Napoli del 2001. Ci sono diversi articoli autorevoli che parlano della gestione delle aziende e delle società di Ferlaino. Voi leggeteveli, io me ne metto uno nel link in descrizione e fatevi una vostra idea. Io me voglio piacquerele qua dentro. Anzi, ribadisco che queste sono teorie e posizioni che io non è che sostengo, io vi riporto e sulle quali, se vi va, vi invito ad informarvi. Comunque l'aria che si respirò a Napoli in quel momento era un'aria abbastanza disperata. La gente, da quanto ne so, sentì e captò il fatto che con Ferlaino sarebbero tornati i problemi e che con i Gallo c'era la possibilità di avere delle prospettive più rosee. Ad ogni modo Ferlaino era di nuovo presidente del Napoli e si presentò anche come salvatore, perché secondo lui c'erano questi 40 miliardi di lire da ripianare perché il Napoli era sull'orlo del fallimento. I Gallo a questo proposito dissero anche un'altra cosa: noi eravamo pronti a fare la ricapitalizzazione. Poi arrivò Ferlaino e si prese il Napoli con i suoi 40 miliardi di debiti e c'era pochissimo tempo per poter rimpinguare le casse. Sarebbero bastati 30 miliardi che Ferlaino fece uscire così. Il 13 luglio Fabio Cannavaro venne venduto per una cifra di 13 miliardi, che era una cifra spropositata, una cifra enorme per un difensore, che andò al Parma. Fabio Cannavaro era il prospetto più interessante di quel Napoli, giovanissimo, fortissimo, poi è diventato uno dei difensori più forti della nazionale italiana, ma soprattutto si stava distruggendo qualcosa all'interno della napoletanità, perché lo stesso Cannavaro, quando se ne andò, disse: meglio fallire che finire così. Era distrutto, lui non se ne voleva andare da Napoli, almeno questo è quello che lui dichiarò. Pochi giorni dopo venne venduto anche Benny Carbone all'Inter e in qualche modo già erano entrati un bel po' di soldi. Alla fine, per fare entrare gli ultimi miliardi necessari, Ferlaino presentò una fideiussione personale garantita dai suoi beni in modo da poter arrivare all'iscrizione alla Serie A. Il Napoli era salvo, ma era salvo tra mille dubbi e incertezze, perché sembrava tutto molto strano. La stessa sentenza del tribunale sembrò strana, ma bisogna ricordarsi che all'epoca Ferlaino aveva contatti di altissimo livello in politica, in magistratura, in FIGC, all'interno delle altre società sportive, e che quindi in un modo o nell'altro il Napoli se lo sarebbe potuto riprendere senza troppe difficoltà. Ma la cosa che suona ancora più strana è che dei finanzieri di altissimo livello come Gallo potessero aver redatto dei bilanci fatti talmente male da essere sgamati dal Tribunale di Napoli. Quella era gente intelligente, tant'è che loro stessi dissero: ma se noi avessimo dovuto fare una cosa del genere non l'avremmo fatta in modo così grottesco e scarso, avremmo cercato di fare una cosa fatta un po' più a modo. Ciò nonostante, loro si ritirarono e in un certo senso si tolsero dalle mani quella patata bollente che era il Napoli e che probabilmente prima o poi avrebbe scottato le mani di qualcuno. Al di là delle vicende societarie era chiaro che il Napoli stesse perdendo pezzi, si stava indebolendo. Dal ritorno di Ferlaino ci furono due risultati veramente scarsi: il 12° posto del 95-96
e il 13° posto del 96-97. La squadra era in declino, ma era un declino che era iniziato da tempo. Infatti, andando a guardare soltanto i reparti offensivi, presi così, in modo molto grossolano, non è che fossero esattamente questi, vi sto facendo un quadro molto generale approssimativo, però si passò da Zola Fonseca Careca a Di Canio Fonseca, poi Carbone Agostini e infine l'anno precedente, 96-97, Aglietti Caccia. Ora, chiaramente alcuni di questi reparti offensivi erano fortissimi, altri un po' meno, ma era chiaro che dal tempo di Diego Armando Maradona ci fosse stato un depauperamento almeno dal punto di vista tecnico, perché mo non me ne vogliono Aglietti Caccia o Carbone Agostini, però non erano esattamente gli anni 80, anni 90 del Napoli, non era l'89-90, l'88-89, si era perso qualcosa. Però la stagione 96-97 si era conclusa relativamente bene perché con Gigi Simoni in panchina, come ho accennato, si raggiunse la finale di Coppa Italia. Finale Coppa Italia che tra l'altro venne persa per un soffio contro un Vicenza che rimase nella storia. All'andata il Napoli vinse 1-0 con gol di Pecchia, ma al ritorno poi successe il patatrac perché il Napoli perse 3-0 con il Vicenza ai supplementari, ma soprattutto ci fu l'espulsione di Caccia che in qualche modo interferì con il risultato. Fu una finale sfortunata, senza togliere merito al Vicenza, sul quale faremo un grande video perché è necessario. Ma le speranze erano alte anche per un'altra ragione. 96-97 anche in campionato non stava andando male, il tracollo c'è stato nel momento in cui si è venuto a sapere che Gigi Simoni si sarebbe presto accordato con l'Inter per la stagione successiva. Questo ha distrutto un po' l'ambiente e lo spogliatoio, ma un po' l'entusiasmo per aver visto dello slancio nel campionato. Un po' l'adrenalina dovuta all'ebbrezza dell'aver sfiorato un trofeo importante come la Coppa Italia, le aspettative a Napoli iniziavano ad essere alte. Perché la Coppa Italia non era come oggi la Coppa Italia. All'epoca gli allenatori preparavano la Coppa Italia come una partita importante di campionato, forse di più, perché la Coppa Italia era una cosa importante, non come oggi che la mettono da parte perché devono concentrarsi sul campionato e devono avere a disposizione 7 giorni per preparare una partita del cazzo di campionato. Hanno tolto di importanza e peso ad una coppa che è comunque una coppa nazionale. Ma voi pensate, ci stanno sport come il baseball dove ci stanno 180 partite l'anno? Nell'NBA si arriva a fare 108 partite l'anno anche, ci sono dei record di questo tipo e noi col calcio se dobbiamo preoccupare di toglierci dalle palle la Coppa Nazionale perché bisogna concentrarsi sul campionato. I tifosi vogliono vedere alzare le coppe, compresa la Coppa Italia, pure la Coppa del Nonno se necessario. Ma non si possono fare figuracce in Coppa Italia o magari in Champions League per prepararsi il campionato. Fai il turnover, fai esordire primavera, fai come cazzo ti pare, ma tu devi prepararmi tutte le partite con la stessa forza e importanza, se no il tifoso si annoia. E forse mi sorge anche il dubbio che hai sbagliata la preparazione. Ma vabbè, torniamo alla nostra stagione. La stagione 97-98 sembrava essere una stagione di grandi speranze, innanzitutto per un motivo. Venne cambiato lo sponsor che divenne Nike. Lo so che andrebbe detto Nike, però per farci capire a tutti quanti, altrimenti in 58 mi scriveranno che bisogna dire Nike, vi dico Nike così stiamo tranquilli. Ad ogni modo, il Napoli fu la prima squadra ad avere uno sponsor così prestigioso. Il merito di questo successo economico, perché comunque entrarono molti soldi nelle casse del Napoli per un triennale con un'azienda enorme, fu principalmente del figlio di Ferlaino, Luca Ferlaino, che era l'addetto al marketing, ma anche dell'amministratore Innocenti. Con questa nuova veste, che venne poi reclamizzata come o sponsor, ci si aspettava che ci sarebbe stata un'enorme campagna acquisti, perché all'epoca c'era l'impressione che se arrivava uno sponsor americano come la Nike, i risultati non dico che fossero garantiti, ma quasi. Era come proiettarsi oltreoceano, aprire il mercato a prospettive che non si erano mai viste all'interno dell'Italia. Questo almeno c'era nella capoccia della gente all'epoca, e infatti non a caso venne fatta una tournée nelle Americhe proprio quell'anno, per suggellare questo patto con la Nike e per rimarcare quella nuova internazionalità che si andava cercando. Ma intanto bisognava risolvere il problema dell'allenatore, perché Gigi Simoni si era accasato all'Inter e la panchina del Napoli era momentaneamente vuota. Ferlaino aveva intenzione di prendere Cagni, che era un allenatore che tutti conosceranno, che in quel momento stava al Verona e che era retrocesso nell'anno precedente proprio con il Verona arrivando al 17° posto. Ma Ottavio Bianchi, il consigliere speciale di quel Napoli, optò per Bortolo Mutti, che aveva raggiunto un'incredibile salvezza con un Piacenza che da uno spacciato
sin dalle prime battute del campionato. Durante l'anno si alterneranno altri allenatori, ve li accenno subito perché dopo Bortolomutti arriverà Mazzone e dopo Mazzone Galeone e poi arriverà un traghettatore fino alla fine del campionato. Vincenzo Montefusco, già giocatore del Napoli in passato. Ma la squadra che venne costruita durante l'estate venne fatta proprio per Bortolomutti, che fu colui che seguì la preparazione estiva. Il calciomercato venne gestito da Luigi Pavarese. Ora non so se fosse tutto frutto della sua mente oppure se lui semplicemente si limitò ad essere il braccio operativo di altre intelligenze. Ma noi Luigi Pavarese ce lo ricordiamo per il mio video sul 2000-2001, dove ho esplorato in modo abbastanza profondo il rapporto che lo legava a Moggi e come lui influenzò negativamente quella squadra che retrocesse. Anche in questa situazione non brillò per acume e non riuscì a fare granché. Non so onestamente per quale motivo Pavarese fosse il direttore sportivo del Napoli, però vi voglio ricordare una cosa. Lui era uno che voleva arrivare in alto ed era disposto ad arrivare in alto a qualsiasi costo. E non sono io a dirvi, ma sono le cronache giudiziarie, che quando Moggi venne accusato di aver pagato delle prostitute per portarla agli arbitri, ovviamente per ingraziarseli, Luigi Pavarese decise di addossarsi tutte quante le colpe per non far indagare Moggi. Questo non lo dico io, l'ha detto lui, l'ha detto tra l'altro in tribunale e quindi questo vi fa capire sto Pavarese cosa fosse disposto a fare per poter mantenere un suo ruolo nel mondo del calcio. Tra l'altro questo si è caricato sul groppone dei reati infamanti come illecito sportivo e sfruttamento della prostituzione. Era il 1991, Moggi stava al Torino e che Moggi fosse il responsabile non è una teoria. Lo testimoniarono lo stesso Borsano e il contabile Giovanni Matta. Quindi qual è il senso di prendersi queste colpe? Grande amore? E questo al di là dei meriti sportivi o della competenza. Quando fai un favore del genere ad un personaggio così potente, qualche cosa indietro ti dovrà tornare. A me se mi dicessero fare una cosa del genere, col cazzo che te la faccio. Me devi proprio far ride. Sicuramente Pavarese non avrà chiesto niente a Moggi, sicuramente sarà stato un atto d'amicizia. Io al posto suo gli avrei chiesto un posto fisso nel mondo del calcio. Ma sono convinto che Pavarese avrà ricevuto soltanto un cesto di frutta e una bottiglia di spumante, sono convinto. Comunque il calciomercato in uscita fu particolarmente denso, un po' perché era necessario fare cassa, un po' perché alcuni giocatori se ne volevano andare, avevano delle offerte migliori, avevano intenzione di puntare a qualcosa di più rispetto alle prospettive del Napoli di quell'anno, che al massimo sarebbero state quelle di cercare di arrivare a una Coppa UEFA. I soldoni veri arrivarono da due vendite in particolare: la vendita di Fabio Pecchi alla Juventus e la vendita di Beto al Gremio. Fabio Pecchi alla Juventus poi avrà una pessima carriera perché fece soltanto una stagione, addirittura nel 2000-2001 tornò a Napoli, ma venne venduto per ben 10 miliardi perché Pecchia, il Pecchia del Napoli pre-97, fu un giocatore veramente interessante, capace di giocare in più ruoli del centrocampo, capace di verticalizzare, un centrocampista moderno. Poi, dopo quella vendita, la Juventus si perse ed iniziò a girare di città in città alla ricerca di un posto da titolare nelle più disparate squadre. Pensate che dopo quella vendita Pecchia cambiò squadra più di una volta all'anno nei 10-12 anni successivi. E quindi forse sta ancora rimpiangendo di essersene andato da quel Napoli. L'altra vendita importante, come vi ho accennato, fu quella di Beto, un giocatore che sembrava molto forte, aveva 21 anni, aveva già fatto una stagione al Napoli, aveva fatto ben 4 gol. A un certo punto però gli venne la solita saudade, quella nostalgia di casa che venne pure Edmundo alla Fiorentina. Se ne doveva tornare in Brasile, non ce la faceva più a stare a Napoli. E il Gremio fece la propria offerta. Vi diamo Ronaldinho più soldi per prenderci Beto. Il Napoli disse no, vogliamo 8 miliardi. E riuscirono ad ottenere 8 miliardi dal Gremio. Però voi direte che cazzo potevano prendere Ronaldinho, ma non si sapeva. Non aveva ancora esordito in prima squadra, aveva 18 anni e tutti si sono persi quell'opportunità. Ma pensate che il Gremio stesso arrivò ad offrirlo per Beto e Beto non era un fenomeno, sembrava forte quando aveva 21 anni, ma poi a 23-24 anni la carriera era già finita. Dai 21 anni fino a quando si ritirò fece al massimo un centinaio di presenze, cambiando squadra ogni anno. E soprattutto dal 2005 iniziò a giocare già nelle squadre piccole, sembrava la parrocchia di San Callisto o poco di più. Quindi non si può incolpare più di tanto il Napoli che non riuscì a scorgere l'affare. Lo stesso Paris Saint-Germain prenderà Ronaldinho soltanto nel 2001. Non è che c'era una palla di cristallo. Comunque sarà scritto dappertutto, ma potrebbe essere pure una leggenda e magari questa è una cazzata.
Non lo so, io ve la dovevo riportare perché comunque è un main topic di questo argomento. Altri bei soldi entrarono dalla vendita della coppia d'attacco titolare della stagione 96-97, Caccia e Aglietti. Aglietti se ne andò per 3 miliardi e Caccia addirittura per 3 miliardi e 8. Tra l'altro Caccia era pure un buon giocatore che fece diversi gol, ma il rapporto con la tifoseria si era incrinato nell'arco della stagione e si era assolutamente rotto nel momento in cui si fece espellere stupidamente per un fallo di reazione nella finale contro il Vicenza, finita 3-0. Anche per quello, come abbiamo detto, il Napoli non riuscì a raggiungere la Coppa Italia perché Caccia si fece espellere. C'è una chicca, tra l'altro: Caccia poi in futuro verrà pure sospeso per aver utilizzato il nandrolone, che è uno steroide. Un altro giocatore che venne venduto fu Ciccio Colonnese, che era un ottimo prospetto in difesa, e poi ci furono anche dei parametro zero che se ne andarono gratis. Due giocatori fortissimi: Alain Bogossian, che andò al Parma dove passò poi 4 stagioni vincendo un po' di tutto, e Cruz, che si accasò al Milan e che era un giocatore che all'epoca valeva tanti miliardi. Bisogna dire che il difensore a Milano non ebbe particolare fortuna e neanche nelle stagioni successive, anzi a Milano fece soltanto 13 partite senza lasciare un gran ricordo di sé, ma va detto anche che in tarda età, a 33-34 anni, allo Sporting Lisbona visse una seconda giovinezza, dove in 2 anni riuscì a fare ben 9 gol in campionato da difensore, che insomma non è poca roba. E soprattutto si fece 78 presenze. Insomma, la carriera la chiuse bene. Per concludere la panoramica delle cessioni ci fu l'addio di Policano, di Milanese e il fine prestito di Caio. E adesso si trattava di rifare la squadra. Allora, innanzitutto voglio parlare con il colpo grosso di quel calciomercato, ovvero Calderon. Sto Calderon di cui tutti parlano e tutti lo ricordano come un bidone. Ma Calderon non fu un bidone, semplicemente andò male al Napoli. Lui si presentò dicendo: Angelillo ha fatto 33 gol, io mi accontenterò di farne 32. E già, vabbè, insomma, sei un po' un cazzone. Ma questa forse fu la sua unica colpa, perché a detta di tanti compagni che giocarono con lui all'epoca, non si dimostrò scarso in allenamento, si vedeva che era un bel giocatore e non era uno sconosciuto, aveva già fatto un centinaio di gol e aveva esordito nella nazionale argentina. E tra l'altro in carriera arrivò a fare circa 250 gol, non pochi, anzi tantissimi, in anni in cui era abbastanza difficile segnare. Mi ricorda un pochettino la storia di Murici alla Lazio, che venne acquistato con delle aspettative molto alte, fallì alla Lazio e da allora è considerato proprio il sinonimo del bidone. Se si pensa a un giocatore scarso, a Roma si pensa proprio a Murici. Ma questa è una semplificazione stupida, perché Murici poi andò al Mallorca, è diventato un idolo ed è considerato un pezzo di storia di quella squadra, che vabbè non sarà il Real Madrid, ma quello c'è il record di gol con una squadra spagnola che c'è da sempre. E lo stesso vale per Calderon. Troppo facile dire ha fallito in Italia allora è scarso, questo è campanilismo. Bisogna cercare di guardare alla realtà con una prospettiva un po' più di ampio respiro. Tra l'altro questo saltò la preparazione estiva a causa di un infortunio. Era grosso, era alto 1,90 m, pesava 91 kg, praticamente era un carrattrezzi, gli serviva tempo per entrare nel ritmo della Serie A. Ma inoltre non si era imparato la lingua, non si era integrato con i giocatori e tanto per non farci mancare niente Mutti dichiarò che lui non voleva sto Calderon, quindi non lo vedeva come un giocatore da poter schierare titolare. Va aggiunto che neanche Mazzone lo vide come un giocatore a schierare titolare. Quando Ferlaino andò dal Sor Carletto e gli disse: per favore mister mi faccia giocare Calderon che è un bel attaccante, Mazzone disse: a preside, guardi che se me lo chiede un'altra volta io lo faccio giocare per davvero, come per dire questo in campo non ci può stare. C'è Chiariello che ultimamente ha tirato fuori un retroscena al quale io sinceramente credo poco, ovvero che Calderon fosse stato convocato dall'allora CT dell'Argentina semplicemente per fare una sorta di mega truffa. Secondo il giornalista Daniel Passarella, che tra l'altro era pure un sergente di ferro, convocò Calderon al posto di Batistuta in modo da fargli evitare il prezzo e dargli maggior mercato. Lui parla anche di un certo giro di tangenti, io neanche ne parlo, ma a me sembra molto strano. Comunque, anche se questa storia fosse vera, i dirigenti del Napoli saranno stati sicuramente erodati a questo tipo di dinamiche, perché è una roba che in Italia abbiamo visto da sempre. Giocatori che sono dei fantasmi in campionato esordiscono nella nazionale italiana, dei fenomeni non hanno mai giocato in nazionale italiana. Claudio Gentile, che è stato anzitempo escluso dal calcio che conta, ha fatto un'intervista dove dice proprio questo: le squadre le fanno i procuratori, compresa la nazionale, non è il CT che fa le convocazioni. Probabilmente non è così al 100%, non è che Chiarello ha tirato fuori lo scandalo in Argentina mentre qua in Italia siamo puliti. Un esempio lampante dal passato: Azeglio Vicini, le convocazioni Azeglio Vicini.
non ne parliamo, prima o poi farò un video su questo. Ma al di là di questo gli venne dato poco tempo. Calderon stesso disse: a Batistuta, a Crespo, a Balbo servirono più di 6 mesi per integrarsi nel calcio italiano. A me non vennero dati neanche 6 mesi. Infatti a gennaio sciaone e se ne torna con fiocco in testa in Sud America. Altro centrocampista poco fortunato, in questo caso molto meno fortunato di Rossitto, fu Pedros, che venne preso in prestito dal Parma e che sembrava un buon prospetto. Il Parma lo pagò addirittura 6 miliardi e mezzo la stagione precedente, ma il Napoli non riuscì a far nulla, fece addirittura solo 3 partite. Bortolo Mutti non lo vide praticamente mai e lui le uniche partite che fece le fece da subentrato, eccezion fatta per una partita contro l'Atalanta. Insomma, un altro flop. Viene ricordato principalmente perché giocatore particolarmente rissoso, ma anche perché pare fosse più facile trovarlo in discoteca a Napoli piuttosto che a Soccavo. Questo neanche arrivò a gennaio, dopo 3 mesi venne mandato via. Uno che fece i danni che manco la grandine fu William Prunier, che venne acquistato per 1 miliardo di lire dal Montpellier e che aveva un curriculum abbastanza importante, fece una grossa carriera all'Auxerre, poi andò all'Olympique Marsiglia, al Bordeaux e addirittura fece qualche comparsata al Manchester United. E i napoletani pensavano che con Prunier la difesa sarebbe stata a posto per altri 3-4 anni, ma non fu così. Ferlaino disse: non sarà un adone, ma vi assicuro che è un grandissimo giocatore. Non sarà un adone, questo è un eufemismo. Questo è uno di quei casi in cui la madre sta ancora a tirare sassi alla cicogna. Ma lasciamo perdere questo aspetto, non voglio fare body shaming al povero Prunier, ma al Napoli fece soltanto disastri, tant'è che nessuno lo vide più. Fu protagonista di una partita contro la Roma che finì 6-2 e che poteva finire 15-0 e lui venne impiegato per marcare Balbo, che tra parentesi fece 3 gol. Come vi ho detto che Calderon non meritava di essere cassato subito come una pippa, Prunier già da 2-3 anni era una pippa, a Napoli si dimostrò una pippa e in seguito nella carriera restò una pippa. Comunque anche questo non finì la stagione perché a gennaio se ne andò. E questa inizia a diventare una costante, troppi giocatori acquistati a gennaio vennero mandati via. Un altro caso di giocatore che durò soltanto 6 mesi fu Mirko Conte, acquistato per 3,5 miliardi e poi piazzato in fretta e furia al Vicenza, accusando addirittura una minusvalenza. Non viene ricordato con particolare affetto anche perché un suo retropassaggio maldestro durante il campionato favorirà il gol dello juventino Fonseca contro il Napoli proprio in casa al San Paolo. E comunque pure questo a gennaio, sciaone. Un gran bel giocatore che quell'anno venne preso in comproprietà per 4 miliardi fu Bellucci, che addirittura in quella stagione disgraziata da soli 14 punti riuscì a fare ben 10 gol. Un ottimo risultato e soprattutto fu un giocatore che cercò di trascinare il Napoli in quegli anni di transizione. Poi fece un'ottima carriera anche alla Sampdoria. L'attacco venne poi completato con il prestito di un grandissimo giocatore, un giocatore per me infinito che fece la storia del Livorno e fece la storia del Bari, Igor Protti, che durante quell'annata fu sfortunato, non riuscì ad incidere, ma i tifosi non lo additarono mai tra le cause di quel flop, perché fu uno degli ultimi ad arrendersi, fu uno di quelli che ogni partita tornava con la maglietta sudata e che più di una volta scoppiò a piangere al termine di una sconfitta. Igor Protti era un calciatore che si affezionava tanto alle squadre per le quali giocava. Non a caso venne amato da tutte le tifoserie per le quali giocò e come al solito quando cito Igor Protti, io lo so che sto video non lo vedrà mai, però ci tengo sempre a salutarlo e augurargli una pronta guarigione. Vennero acquistati anche altri 2 terzini come Sergio, che era considerato un giocatore affidabile d'esperienza, e Mauro Facci, che veniva dalle serie minori C e B e che venne soprannominato Gestapo per i suoi tratti diciamo nordici. Aveva anche come soprannome lo Schnellinger dell'Agropontino, giocatore tedesco degli anni che furono. Per ben 3 miliardi e 2 per la sola comproprietà venne acquistato Roberto Goretti, un mediano giovanissimo che ci si aspettava avrebbe avuto una grandissima carriera. Durante quella stagione riuscì a ritagliarsi un buono spazio perché fece 25-26 presenze, ma la sua carriera non si rivelerà all'altezza delle aspettative iniziali. Il calciomercato estivo si chiuderà con Zanoncelli e Zamboni, ma poi più là nel video parleremo anche del calciomercato di novembre e quello di gennaio, perché ci saranno delle sorprese anche là. Grottesche sorprese. Va detto che quell'anno ci fu anche l'avvicendamento di Baggio che non si concretizzerà mai e che tra l'altro tornerà in voga nel 2000-2001 e comunque non si realizzerà neanche nel 2000-2001. E poi ci fu anche una trattativa di cui si parla pochissimo, che vi dirò alla fine del video, ma che era una cosa colossale. Una chicca di fantamercato più o meno credibile che vi dirò soltanto ai saluti. Ma gustosa, eh?
Il campionato si accingeva ad iniziare e Bortolomutti aveva uno schema classico, il 3-5-2 che poi diventava il 5-3-2, è una cosa che abbiamo visto con tanti allenatori e andava molto in quel periodo. La squadra era più o meno così schierata: Taglialatela in porta, Ayala libero, Conte e Baldini in marcatura, Sergio e Turrini, detto Scooter, sulle fasce, Goretti, Longo e Rossitto a centrocampo, con Longo che inizialmente fungeva da regista adattato, e in attacco il duo Bellucci-Protti, un duo d'attacco di primissimo livello. Pensate che Protti aveva vinto la classifica ai cannonieri di Serie A solo 2 anni prima e Bellucci aveva vinto la classifica ai cannonieri di Serie B, e tra l'altro in panchina c'avevi Calderon che aveva già fatto un centinaio di gol. Insomma, come cazzo fai a fare solo 14 punti con questi giocatori in attacco? Che poi anche i centrocampisti non erano scarsi, Longo non era scarso, Goretti non era scarso, Rossitto l'ha pagato 7 miliardi e mezzo, in difesa c'avevi Ayala. Il problema è che ci fu una sorta di sinergia di situazioni che entrarono in convergenza e crearono il disastro perfetto per un Napoli che si sarebbe potuto tranquillamente salvare e tranquillamente sarebbe potuto stare nella parte sinistra della classifica. E invece quella squadra entrerà nella storia come una delle peggiori di sempre in Serie A. È incredibile. Che poi la spiegazione c'è: la società fece talmente tanti casini quell'anno che per me quella non fu la retrocessione della formazione, della rosa, dei ragazzi, dell'allenatore, ma fu proprio la retrocessione di una società allo sbando. Ma questo lo vedremo a fine video quando ci saranno le mie opinioni personali. Tra l'altro il campionato non iniziò neanche nel peggiore dei modi. La prima partita una sconfitta onorevole contro una Lazio che comunque era fortissima. Alla seconda partita addirittura una vittoria con l'Empoli con gol di Bellucci e Protti. Alla terza partita il pareggio con il Vicenza e poi 2 sconfitte, lo 0-1 contro l'Atalanta e soprattutto il 6-2 contro la Roma, un 6-2 che sarebbe potuto essere un 10-12-2, perché quella era la Roma di Zeman, che tra l'altro ci ho fatto il video, se vi va dopo andatevelo a vedere, e quelli non si fermavano mica. E proprio lì terminò la parabola di Mutti. Dopo sole 5 partite Ferlaino decise che era tempo di cambiare e cercò un altro allenatore. Col senno di poi si può definire una scelta disgraziata, perché il Napoli in quelle prime 5 partite fece 4 punti. Durante il resto della stagione ne farà soltanto altri 10. Ferlaino prima chiese a Bianchi, che era direttore generale e consigliere speciale di quel Napoli, di tornare in panchina, come agli antichi fasti quando il Napoli dominava la Serie A. Bianchi non solo rifiutò, ma decise di dimettersi perché in un certo senso si prese parte della responsabilità per quel fallimento iniziale. Il progetto tecnico stava già saltando. Il ruolo di Ottavio Bianchi venne ricoperto da Salvatore Bagni. A livello di carica istituzionale, nell'organigramma della società esattamente non so che ruolo avesse nello specifico, perché non l'ho capito. C'è chi dice direttore generale, c'è chi dice responsabile del settore tecnico e c'è chi parla di consigliere speciale. Ad ogni modo pure lui durò pochi mesi, ma almeno momentaneamente quel ruolo sembrava coperto. Ma restava il problema della panchina. Serviva un allenatore. Così Ferlaino chiamò un vecchio volpone del calcio italiano, il mitico Carletto Mazzone, inspiegabilmente senza squadra. Ma pure Mazzone non sapeva esattamente che fare. Per prima cosa chiamò a parametro zero Giuseppe Giannini, che giocava in Austria, e gli disse: vieni a farmi il regista. Giannini, che voleva tornare in Italia, corse, arrivò a Napoli per fare il regista, ma poi Mazzone durò soltanto 4 partite, 4 sconfitte, durante le quali ci fu anche un roboante 5-1 contro il Bologna, e la partita che concluse la carriera di Mazzone a Napoli fu la sconfitta con il Lecce per 2-0. Mazzone durante quelle 4 partite disse a Ferlaino: sta squadra non la salva neanche San Gennaro, e infatti c'aveva ragione, quella squadra sembrava destinata a fallire, ma ancora non è chiaro il motivo. Pareva ci avesse il malocchio. Quando Mazzone si dimise, anche Giannini decise di non giocare più con il Napoli. Infatti con quella squadra fece soltanto 4 partite, di cui una sola degna di nota in Coppa Italia contro la Lazio. All'andata Lazio vinse 4-0, al ritorno il Napoli in casa vinse 3-0 e segnò Giannini, ma fu una vittoria ininfluente. Quindi 4 partite, poi aspettò gennaio e pure lui se ne andò, ed arrivò il terzo allenatore, Galeone. E con Galeone dirai: sono andate meglio le cose? No, con Galeone non andarono meglio e durò pure lui poco. 10 partite, non di più. Fu l'ultimo allenatore di livello che si sedette sulla panchina del Napoli quell'anno. Galeone, che era innamorato del 4-3-3, là non riuscì a portarlo, perché la squadra non era predisposta per fare un 4-3-3, ma soprattutto perché con qua la squadra andavi a prendere 18 gol a partita. E quindi anche lui cercò di riadattarsi al 3-5-2, poi durante la stagione
ci furono vari cambi di modulo, si tentò anche il 4-4-2, ma la base rimase sempre quel 5-3-2 che non funzionò per tutto l'anno. Con Galeone arrivarono altri due giocatori, ovviamente uno Asanovic, che era un bel giocatore che ovviamente non ebbe fortuna quell'anno, e l'altro Massimiliano Allegri, che andò a svernare a Napoli e che poi con le dimissioni anche di Galeone praticamente non giocò quasi più. In realtà ci fu anche un altro giocatore che venne acquistato a gennaio per sostituire il partente Calderon, ovvero Stoia, chiamato il Boia Biondo. Ovviamente non fece un cazzo neanche lui, ma che volete, era impossibile emergere in quella squadra, solo Bellucci sembrava brillare di luce propria. Ma c'è un aneddoto interessante attorno a Stoia, che è l'unico motivo per cui ve lo cito, è che venne scelto al posto di Viduca, tant'è che Salvatore Bagni pure lui si mise da parte e decise di andarsene dal Napoli anche per questo, perché lui voleva portare Viduca e invece Ferlaino puntò tutto su Stoiak. Poi Stoiak non ebbe una carriera praticamente, mentre Viduca ebbe una gran bella carriera, e questo ovviamente irretì Salvatore Bagni. Un episodio tristemente degno di nota che avvenne durante la gestione Galeone, che prima ho detto che si dimise ma in realtà venne esonerato, riguarda il 14 dicembre quando si giocò Napoli-Parma. Il Napoli perse 4-0 in casa, tra l'altro segnò Blomqvist, pensate voi, e i tifosi si incazzarono tantissimo, si lasciarono andare ad atti vandalici, diedero fuoco a mezzo San Paolo, staccarono i sedili e vabbè, insomma, cose brutte che non dovrebbero succedere, però quelli erano veramente esasperati. Insomma, non è facile prendere schiaffi ogni settimana per 34 partite. Detto ciò, certe cose non andrebbero fatte. Alla fine arrivò l'ultimo allenatore, il povero Montefusco, che fece gli ultimi punti rimanenti. Come abbiamo detto, Mutti fece 4 punti in 5 partite, Mazzone 0 in 4 partite, Galeone 3 punti in 10 partite, rimangono i 7 punti che fece Montefusco nel resto del campionato. Io sul resto della stagione non voglio neanche infierire, perché il Napoli è una di quelle squadre che mi stanno particolarmente simpatiche, però come sapete 14 punti, 76 gol subiti, 25 fatti, una stagione improponibile. Ma poi a me dispiace perché per alcuni di quei ragazzi fu un trauma sportivo enorme. Pino Taglialatela più volte ha dichiarato che con quella stagione in qualche modo finì la sua carriera agonistica di altissimo livello, di alto livello, perché non riuscì più a riprendersi. Cercò di resettare la testa, ma ormai qualcosa si era rotto. Infatti tutti ricorderanno il suo pianto disperato a fine stagione. Come al solito voglio concludere il video con le opinioni personali, in questo caso secondo me sono particolarmente importanti. Come ho accennato anche all'interno della narrazione, per me non fu la retrocessione di una squadra, di un allenatore o di 4 allenatori, ma fu la retrocessione di una società che non aveva alcun tipo di progettualità. Già dall'anno prima era presente questo senso di mancanza di prospettiva. Cruz se ne va a 0, Bogossian se ne va a 0, Simoni se ne va all'Inter, perché vedono che non c'è una strada da percorrere, ma una serie di viuzze intricate. E questo problema della progettualità esploderà ancora di più nel 97-98. Si alternano 4 allenatori, ognuno con le sue richieste, e durano tutti pochissimo. Viene fatto un calciomercato per Bortolo Mutti e dopo 5 giornate Bortolo Mutti viene esonerato. Viene preso un nuovo allenatore che notoriamente gioca col 4-4-2, mentre Bortolo Mutti si era presentato con il 5-3-2 o 3-5-2. Tu gli prendi un giocatore, gli ingaggi il giocatore che voleva, ovvero il regista Giuseppe Giannini, e questo dopo 4 partite se ne va, perché vede che la società è il caos. Andato via Mazzone, tu chiami un altro allenatore che gioca con un altro modulo, il 4-3-3, un modulo che comunque lui non riuscirà mai a portare. A un certo punto cercherà di mettere Bellucci a sinistra e Turrini a destra, ma non funzionerà mai. E tornerà anche lui a sto 3-5-2. E tra l'altro anche a questo allenatore tu fai un calciomercato ad personam, non basato sul progetto, ma sull'allenatore del momento. Perché Giannini viene messo da parte perché se ne voleva andare nel momento in cui Mazzone si è dato da Napoli. Quindi devi prendere il regista centrocampista, chiamano Asanovic e il fedelissimo di Galeone Massimiliano Allegri, che si rivelerà non all'altezza. E dopo 10 giornate pure Galeone, ciaone. E arriva un altro, Montefusco, che quello poraccio che colpe gli vogliamo dare? Veramente ha cantato e portato la croce fino alla fine del campionato. Ma poi ve lo dico, non me ne voglia Pavarese, ma io se avessi una squadra di Serie A l'ultimo DS che chiamerei è Pavarese. Forse potrebbe essere un grandissimo faccendiere per un DS di ruolo,
ma io Pavarese so 2 squadre che porto del Napoli, 2 retrocessioni clamorose e 2 volte c'è Pavarese che sta al centro del progetto. Quella squadra poi era fatta proprio male strutturalmente, perché mancavano i mancini, mancava un vero regista, perché poi quelli che hai chiamato c'avevano 180 anni in 2, giocavano quando mio padre stava ancora nelle palle de nonno, mancavano dei terzini veri, quindi non potevi neanche cambiare modulo e passare a un 4-4-2, un 4-3-3, mancava un uomo di marcatura. Mancava il centravanti pesante perché quello che ci ha avuto non gli è dato tempo di emergere, Calderon. Qua poi c'è stato proprio un problema di pazienza. Serviva pazienza in quel Napoli, nessuno ha avuto pazienza. Con gli allenatori abbiamo visto, ma anche con i giocatori sono stati mandati via a gennaio 3-4 giocatori così come se niente fosse, alcuni dei quali hanno pure sancito delle minusvalenze pesantissime. Se non sbaglio Calderon è stato venduto alla metà del prezzo che venne pagato in precedenza. Non mi vorrei sbagliare, ma mi pare fosse stato comprato per 7 miliardi e rivenduto a 3. Insomma, sembrava una società isterica che ha bisogno di fare velocemente perché non riusciva a reggere la pressione del dover aspettare il risultato. Col senno di poi, Mutti stava andando discretamente bene e sono convinto che avrebbe fatto 35-40 punti, ma poi avresti potuto chiamare Mazzone dall'inizio e probabilmente tante cose non sarebbero successe mai, perché Mazzone non si sarebbe fatto prendere alcuni giocatori, sicuramente si sarebbe impuntato, ma è proprio il progetto, non c'è stato il progetto. E quindi io oggi volevo sottolineare quanto fosse esagerato e ingeneroso passare quella squadra come una squadra di bidoni e ricordarla come la rosa peggiore della Serie A, perché la responsabilità maggiore fu della società. Comunque il video è finito, prima di salutarvi vi dico la chicca che vi avevo promesso e ve ne dico anche un'altra. La prima, in quel calciomercato venne trattato addirittura Romario. Questo me l'hanno riferito più persone, voi vedete se crederci o meno, magari furono soltanto chiacchiere di fantamercato, ma se c'è stata la possibilità di poter vedere Baggio in quel Napoli, non vedo perché non ci sarebbe potuta essere la possibilità di vederci anche Romario. Punto secondo, ma lo sapevate che Crasson, che è stato comprato al Napoli nel 96, ha cercato di strangolare la moglie? Vabbè, è una piccola nota dark che volevo darvi e vi saluto. Ciao!